Mie impressioni sulla nuova Ed Gravity Pro versione 2024. La racchetta in test pesa 366 grammi con un overgrip sopra il grip originale e bilanciamento a 26,5 cm, quindi perfettamente in specifica. La forma è tonda tendente alla goccia e i piatti sono misti fibra di carbonio e fibra di vetro e risultano abbastanza flessibili ed elastici. Questo unito al nucleo con la nuova gomma Comfort Foam, non molto densa, rende il tatto complessivamente medio, un punto verso il blando. Il punto dolce della pala è buono e offre un'ottima tolleranza. La pala difficilmente muore sulla racchetta anche se si è in ritardo col movimento. Il feeling all'impatto non è eccellente, non è una racchetta molto comunicativa e non sempre il gesto tecnico equivale a quello che poi restituisce la racchetta, che ai bassi regimi ci mette un po' del suo e agli alti regimi va un po' a togliere. La connessione con la palla quindi è solo discreta. In casa Ed ci sono racchette con feeling e sensazioni migliori, serie Radical, Speed Pro X. La responsività e la progressività non sono il suo punto forte, ma proprio per questo aiuta il controllo non tanto nella rigidità dell'impatto, ma quanto nella capacità di poter accompagnare la palla dove si desidera con precisione e senza strafare. La maneggevolezza è buona ma non eccezionale, mentre il comfort è pazzesco ormai le racchette Ed grazie alle recenti tecnologie a bordo. Su tutte Anxetic e Soft Badcap sono ormai gentilissime sulle articolazioni e consentono di stare molte ore in campo senza accusare fastidio. Da fondo, grazie ad una discreta uscita di palla, controllata e non eccessiva, offre un concreto aiuto per mandare la palla dall'altra parte della rete con qualità anche nelle situazioni di difficoltà, richiede comunque di essere un minimo incentivata mettendoci il giusto di braccio. Fornisce un buon aiuto in difesa nel gioco basso. Sulle palle lente aiuta a dare quel pizzico di accelerazione che serve, mentre contro le palle particolarmente rapide aiuta a controllarle smorzandone un po' la velocità. Ottima anche per alzare piuttosto facilmente pallonetti alti e profondi. Sulle chiquite invece bisogna essere delicati, ma niente di complesso da gestire. Dall'alto e in volée iniziano i suoi punti più deboli. Risulta infatti per me la racchetta meno potente della linea Pro di Ed, inferiore anche alla serie Radical. Quando c'è da spingere non contribuisce molto in potenza, però aiuta sicuramente a non sbagliare. Bisogna mettersi d'impegno per mandare la palla lunga perché non scappa praticamente mai e anzi va sempre molto incentivata di braccio. A volte sembra quasi di avere un limitatore, che salva da situazioni dove la palla sarebbe andata a vetro, ma che in altre fa desiderare di avere qualcosa in più da spingere. La palla rimane tanto sulla faccia della racchetta e questo consente di indirizzarla e lavorarla bene anche con una tecnica non perfetta. Anche nei momenti in cui non si riesce a entrare pulitissimi sulla palla i colpi escono comunque incisivi, questo grazie anche alla superficie ruvida che fa prendere veramente degli effetti molto buoni. Per me è la racchetta in casa Ed con cui è più facile imprimere effetti. A rete e in volée gradisce sicuramente il gioco controllato e piazzato, meglio tagliato che piatto per sfruttare sempre gli ottimi effetti che si riescono a imprimere. Ottime le vibore e le bandeie. Tutti i colpi tagliati escono fuori molto bene, sicuramente non palle pesanti ma rapide e con tanta rotazione. Ama i colpi tagliati quasi di mano polso. Lo smash e i colpi piatti di potenza sono invece sicuramente i punti più deboli della racchetta. La palla affonda un po' troppo nel piatto e parte della potenza impressa non viene trasmessa alla pallina. Confrontandola con la Gravity Pro della generazione precedente risulta abbastanza diversa. Oltre ad offrire un comfort maggiore è sicuramente meno potente e offre un tocco molto meno pieno, però risulta anche molto meno tecnica e più facile. Secondo me può essere usata con ottimi risultati tranquillamente a partire da un livello intermedio anche basso. Ritengo che sia la racchetta più accessibile della linea Pro di Ed e quella che richiede un minor livello tecnico con cui ottenere comunque ottimi risultati in campo. Perfetta per il giocatore di destra che ama costruire il gioco senza sbagliare e ogni tanto anche accelerare ed essere velenoso. Sconsigliata sicuramente a sinistra se non per giocatori molto manovratori. Ha tutte le carte per diventare la OML10, ma con meno uscita di palla elastica di casa Ed. In finale, racchetta giocabilissima e godibilissima in campo, ma di cui bisogna aver ben chiari i limiti soprattutto in spinta e progressività e un po' nel feeling sulla palla.